Se sei un ingegnere devi vedere questo video. A Milano, sopra la stazione Garibaldi, ci sono due torri iconiche dello skyline cittadino. Proprio là ha sede Maire, una delle principali società di ingegneria impiantistica a livello globale. Un'azienda quotata alla Borsa di Milano con miliardi di euro di fatturato, sede in decine di paesi e fondata in Italia. Ed è tuttora controllata da Fabrizio Di Amato, che ho intervistato personalmente in un video dedicato. In questo video invece entreremo dentro l'azienda, scoprendo sia la sede di Milano, comunque non male ma andando fino in India, a Mumbai, per parlare con alcune delle persone che lavorano là. Ma cosa fa esattamente Maire? Il grosso degli oggetti che ci circondano sono fatti di materiali che sono nati o passati attraverso un impianto chimico. Ma non solo gli oggetti, anche la nostra energia e anche il cibo necessitano di impianti. Per produrre energia serve un impianto, e anche per i fertilizzanti. Quindi, insomma, per fare quasi tutto è necessario che qualcuno abbia progettato un impianto. Dietro ogni impianto c'è un progetto, e dietro ogni progetto ci sono ingegneri. E moltissimi di questi ingegneri lavorano in Maire, che in breve progetta impianti industriali e sviluppa tecnologie per la decarbonizzazione. Non parliamo di impianti elettrici dell'aria condizionata di casa tua, ma di impianti chimici o petrolchimici su scala industriale. Sono per esempio leader nella produzione di urea usata nei fertilizzanti, con una quota di mercato del 54%. I loro impianti producono anche ammoniaca, metanolo, idrogeno e biocarburanti. Maire quindi è un gruppo che ha due linee di business. Una è Tecnimont, che da sempre si occupa di grandi impianti di trasformazione delle risorse naturali in tutto il mondo, e l'altra è NestChem, nata nel 2018 e dedicata allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per decarbonizzare l'industria. Tecnologie per il riciclo della plastica e per la trasformazione dei rifiuti in energia, carburanti per l'aviazione sostenibile, idrogeno a basso impatto carbonico, ammoniaca e metanolo per decarbonizzare i trasporti. Un sacco di cose. Fatta questa premessa, andiamo a scoprire effettivamente l'azienda, iniziando dalla sede di Milano. Come va? Ciao Marcello, benvenuto. Allora, qua troviamo la hall, abbiamo appena passato i gate, c'è la reception e qua abbiamo un'area divanetti dove ci troviamo un po' per fare merenda al pomeriggio di solito. Abbiamo lì dei tavoli e il bar. Tu a che ora attacchi di solito? Attacco di solito alle 9:29 perché l'ultimo orario disponibile è 9:30, però in generale possiamo entrare tra le 8 e le 9:30. Quanti giorni di smart fai? Allora, io zero, perché in realtà abito qua dietro, però possiamo farne fino a 4 a settimana, quindi è molto tranquillo. Qual è il tuo ruolo preciso? Technology Process Engineer. Da un lato sono quello che progetta gli impianti, quindi la parte process, e la parte technology perché sono, come a livello di dipartimento, siamo esperti in un particolare tipo di tecnologia. Quindi ci occupiamo ad esempio di carbon capture, idrogeno verde, produzione di gas di sintesi. Da quanto lavori in NextChem? Ho iniziato a lavorare quasi 3 anni fa. Ho iniziato in stage mentre stavo ancora finendo la magistrale e poi sono passato come apprendista da novembre, quindi sono 2 anni e mezzo. Puoi vedere sulla sinistra la barca di NextChem, il cui scafo è stato prodotto con la plastica riciclata di Maireplast. E tu cosa hai studiato? Io ho studiato ingegneria chimica al Politecnico di Milano, sia magistrale che triennale, e ho fatto anche un programma chiamato Honor Programs. Consisteva in una magistrale più ricca con esami extra e una tesi più approfondita, e in particolare parte della tesi l'ho svolta qua in azienda. Passiamo agli ascensori. Metto il mio codice del giorno. Abbiamo un insieme di tecnologie che variano nelle 3 business line principali: low carbon energy vectors, fertilizzanti e circular materials. Fammi un esempio di progetto su cui hai lavorato, per esempio. Allora, è il progetto di cattura della CO2 di Casal Borsetti, che è il primo impianto di cattura CO2 italiano su scala CCS, industriale. no? Sì, Okay. esattamente. E l'avete progettato voi? L'abbiamo progettato noi. Portami alla stazione di lavoro. Prego, vieni ai nostri uffici con l'open space, la gente che sta lavorando. Eccoci qua. Adesso andiamo a sederci nell'ufficio, che siamo più tranquilli. Io, come ingegnere chimico, mi ero sempre prefissato l'obiettivo di portare un cambiamento nel mondo, e quindi volevo assolutamente lavorare per l'energy transition. Di che anno sei? Io sono del 98. Ok. E infatti la tesi che io ho fatto durante la magistrale era proprio sulla metanazione della CO2, quindi la conversione catalitica di CO2 in metano. Durante la tesi, appunto, come ti dicevo, come parte del mio honors program, sono venuto qua in NextChem a fare uno stage, ma in realtà la mia intenzione originaria era quella di fare il dottorato, avevo già il progetto e tutto quanto. Però poi in NextChem mi sono accorto che effettivamente è qua che le cose succedono, è qua che i progetti vengono messi in campo, è qua dove posso dare un contributo. E quindi ho deciso di fermarmi, non rimpiango assolutamente la mia decisione. Voi li progettate gli impianti, poi li costruisce qualcun altro. Esattamente. Noi come processo andiamo a fare quello che è il cuore dell'impianto. Quindi andiamo a stabilire la sequenza di operazioni unitarie, quindi trasformazioni fisiche e chimiche, che ti permettono di partire dalle materie prime ed arrivare al prodotto finito. Anche perché Maire da sempre trasformazioni di materie prime, no? Esattamente. Quante persone siete nei team? Allora, nel mio team siamo in 5 in questo momento. E come sono divisi i ruoli? Nel nostro team siamo tutti tecnologi processisti,
quello che cambia poi è la seniority. Quindi altre tecnologie sono per esempio, oltre alla CCS che conosciamo, questa CPO. Cosa vuol dire? CPO sta per Catalytic Partial Oxidation ed è una tecnologia che permette di convertire idrocarburi in syngas, quindi gas di sintesi, ovvero monossido di carbonio e idrogeno, mediante una reazione di ossidazione parziale. E a che serve questa A cosa? che serve? Allora, noi andiamo a prendere degli idrocarburi, quindi potrebbero essere il metano, quindi potremmo sostituirla a uno steam reforming tradizionale, oppure potrebbero essere anche off gas, quindi dei gas di scarto di una raffineria, ad esempio, che noi vogliamo riconvertire. Li trasformiamo utilizzando questa reazione catalitica con ossigeno che non ha bisogno di bruciare nient'altro, quindi non ha emissioni associate, e otteniamo gas di sintesi, che è il building block fondamentale dell'industria di processo, da cui poi si può derivare una serie di cose incredibili. Quindi si può fare idrogeno, per esempio, poi passare all'ammoniaca, oppure possiamo utilizzarlo per fare dei fuel, oppure del metanolo. Quindi voi prendete gas di scarico, con questo processo chimico li trasformate in una materia che poi vi può essere utile per fare tante altre cose. Esattamente. Fammi vedere qualcosa su cui stai lavorando. Allora, questo è un process flow diagram, quindi uno schema di un impianto. Questo è un impianto pilota che noi abbiamo e che stiamo cercando di riconvertire in una delle nostre applicazioni di carbon capture. Questo è un AutoCAD. La prima cosa che viene fatta di solito è partire dalla simulazione, in cui io stabilisco cosa devo inserire nel mio processo, l'ordine delle operazioni, e poi vado a rappresentarle graficamente. Questo è uno schema che riporta le informazioni principali del processo. Qua invece c'è una simulazione. La simulazione di processo è una cosa che fondamentalmente ci semplifica molto la vita, perché noi andiamo a questo programma fatto apposta, in cui andiamo ad inserire composizione, portata, temperatura e pressione delle nostre correnti di processo, e il sistema simula quale sarà l'output di questa operazione unitaria. Quindi Simula la fisica, la chimica. la fisica e la chimica, esattamente. E questo per quanto riguarda la parte NetScam, cioè come ho detto quella parte di Maire che si occupa di sviluppare tecnologie proprietarie per la decarbonizzazione. Poi l'altra parte grande del business di Maire è proprio la progettazione degli impianti, che a prescindere vengono fatti allo stato dell'arte per quanto riguarda l'efficienza e l'impatto. E per capirci di più ho parlato con un'ingegnera. Chemical Engineering, ingegneria chimica. La stessa cosa che ho fatto a Politecnico. E poi sono entrata in Tecnimont settembre 2021. Io faccio parte del gruppo di strumentazione. Il gruppo strumentazione fornisce tutti gli strumenti che servono a un impianti, che sono quelli classici per misurare tipo pressione, temperatura, flusso, eccetera. Le valvole, detector di fire and gas, quindi sicurezza delle persone, strumenti telecom, tipo i speaker, telefoni, i tubi. E poi c'è il mio gruppo che è gruppo analisi. Noi facciamo specificamente strumenti di analisi che misurano il processo, e quindi noi per ogni progetto che facciamo forniamo questi strumenti di analisi. Quindi io ho imparato tantissimo quando sono arrivato qua dai miei colleghi che hanno più esperienza di me. E tu da poco hai appena terminato un master al Poli. Graduate School of Management, quindi non è diciamo il Politecnico classico, ed è un master part-time, Executive Master, e l'abbiamo fatto online, lavorando quindi tutto il giorno, ed è un master in Project Management di come gestire un progetto sia di piccola dimensione che di grande dimensione come quelle che facciamo qua. E a questo master ha partecipato proprio grazie a Maire, che mette in palio varie borse di studio e lei ne ha vinta una. Più o meno intorno a luglio aprono le candidature, fai il tuo video spiegando perché ti interessa partecipare e poi fanno tutta una procedura di selezione. Ero interessata a farla perché i sistemi di analisi, essendo in contatto con tanti altri parti del progetto, del processo, sono come dei mini progetti. E tu hai vinto questa borsa di studio? E io ho vinto questa borsa di studio, ho iniziato il master a novembre di 2023 e ho finito a novembre scorso 2024. Molto bello. Specializzandosi così ancora meglio in project management, che l'aiuterà a gestire i progetti in maniera ancora migliore. In questo momento lei è sul più grande progetto mai svolto da Maire e diventerà forse l'impianto industriale più grande mai costruito. Si chiama Hail and Ghasha ed è situato ad Abu Dhabi. Siamo nella fase di Technical Bid Evaluation, quindi praticamente noi abbiamo ricevuto delle offerte dei vendor per quello che vogliamo comprare, passiamo la giornata a valutare queste offerte a livello tecnico, proprio questo strumento mi va bene sì o no, fare un confronto tra i vari vendor, preparare tutta la documentazione per dare il nostro parere tecnico sulle offerte ricevute, se c'è un ordine che possiamo piazzare. Fondamentalmente voi dite a cosa serve comprare, no? Noi abbiamo preparato tutte le specifiche dicendo ok, a me servono 10 analizzatori di moisture e 8 analizzatori di cloro. Quanti analizzatori bisogna comprare di solito? Non c'è una regola. Ok. In questo impianto abbiamo 130 più o meno analizzatori. Quanto costano? Un cromatografo 150.000. La cabina dove si va a mettere il cromatografo $500,000. Quali sono gli aspetti che ti piacciono di più di questo lavoro? A volte è un po' un caccia al tesoro, cioè devi capire tu qual è l'opzione migliore, valutare veramente come
funzionerà, se andrà bene, se no, se io metto la valvola qui piuttosto che là, avrò dei problemi, rischio di condensamento. A me piace l'intersezione, diciamo, tra tecnico e creativo. E la parte invece più difficile del tuo lavoro? Quando devi preparare forse delle mail, a me stressa scrivere in modo molto formale, non sono particolarmente... Ora puoi farlo fare a ChatGPT. Chiedo tanto ai colleghi, tipo, ma questo si dice in italiano, ha senso, va bene? E poi loro chiedono a me, ma in inglese questo ha senso, come si dice? A questo punto ero curioso di vedere il suo lavoro, quindi mi ha fatto vedere un suo vecchio progetto. Ok, questo è dove sarà installata la mia cabina analisi. Da qualche parte in questo impianto io devo prendere il mio campione da analizzare e quindi questo mi aiuta a capire il giro che deve fare il mio campione, quanto tempo avrò, che mi fornisce lo strumento, mi dirà ok, io in questa distanza, cioè 100 metri, 500 metri, lo posso fare in un minuto. Sono rimasto nella sede milanese per farmi un pranzetto nella loro mensa, per mangiare un po' e chiacchierare con gli altri colleghi. Dopodiché mi sono preparato e ho fatto le valigie per partire e andare a visitare la sede di Mumbai. Sono partito, sono arrivato a Mumbai. Il primo giorno ho fatto un sopralluogo nel loro ufficio. Sono arrivato in un giorno particolare perché stavano inaugurando proprio i nuovi uffici. Una cerimonia molto particolare. In visita oltre a me c'erano anche i manager dall'Italia e ci è stato fatto fare un tour dagli uffici ma anche fuori dagli uffici. E sono stati piantati degli alberi proprio per inaugurare questi nuovi uffici. Mi hanno anche dipinto un bel cerchietto sulla fronte. A quel punto ho parlato con Satya, che lavora in Maire da tempo e che gestisce tutta l'ingegneria di progetto di Tecnimont e dirige anche tutta quanta la struttura in India. Noi utilizziamo tutta la macchina di India come servizi di ingegneria, procurement, anche di project control. Sono stato qua tanti anni prima di andare a lavorare in Italia e lavoravo anche prima con gli italiani. Per questo motivo non vedo grande difficoltà. Molto interessante perché qua facciamo tutti i volumi, invece diciamo la fronting, quell'interfaccia con cliente e fornitori facciamo in Milano. Lavoriamo come una macchina. Qualcuno potrebbe commentare: assumete le persone in India e non in Italia, come mai non assumete gli italiani? Non è vero, per esempio solo settimana scorsa abbiamo aperto la fiche di Catania e guarda che anche oggi attitudini di ingegneri neolaureati escono dall'università in Italia, forse loro hanno un orientamento verso altre cose, non è che non troviamo persone, ma perché il nostro industry è più verso l'infrastruttura diverso di quello che fanno in software o qualcos'altro. Quello che cambia è la disponibilità di ingegneri, perché abbiamo fatto una ricerca prima di andare a mettere un ufficio in Catania, perché non volevamo portare gente del sud Italia, un appartamento a Milano. Per questo motivo siamo andati a fare questo ufficio in Catania e stiamo cercando, anche in Italia portiamo neolaureati per fare l'onboarding. Che tipo di ingegneri sono quelli che vi servono? Mi servono meccanici, electrical, strumentazione, mi servono anche persone che ci capiscono software, come utilizzare data, di come realizzare impianti. Servono tanti tipi di ingegneri perché noi iniziamo dal concetto, andiamo a fare anche avviamento di impianto, facciamo l'handover. Quindi siete sempre alla ricerca di ingegneri? Sì. Tra l'altro Satya l'ho ritrovato qualche tempo dopo anche negli uffici di Milano. Sono venuto qua a Milano a vedere la sede anche in Italia e ho trovato di nuovo Satya. Ciao a tutti. Stai spesso avanti e indietro dall'India a Milano? Sì, ogni mese vado avanti e indietro. Sì. Sempre negli uffici di Mumbai ho anche incontrato Vai Day, che si è occupata proprio di organizzare l'interior design e l'architettura interna di tutti gli uffici. Sono entrata in azienda nel 2001. Nel reparto civile come architetto seguivo gli edifici negli impianti, come sottostazioni e sale di controllo, progetti tecnicamente complessi. Poco a poco sono cresciuta fino a diventare responsabile del reparto. Era il dipartimento edilizio. Gestivamo tutti gli edifici presenti nell'impianto. Nel 2022 sono passata al settore immobiliare a Mumbai. Ora seguo gli uffici che l'azienda realizza nel mondo, secondo le nostre politiche e gli standard di sostenibilità. Qual è la tua parte preferita del nuovo ufficio? L'area collaborativa e la mensa hanno un'energia positiva. C'è molto verde attorno a questo ufficio. Con le piante naturali ti senti carico, rilassato e ispirato. A quel punto ho parlato anche con un ingegnere qua a Mumbai per capire come fosse il lavoro e per capirci un po' di più sui progetti. Infatti su un progetto lavorano tantissimi tipi di ingegneri diversi, appartenenti ai team più disparati. Non solo c'è chi si occupa dell'impianto vero e proprio, delle tubature, delle infrastrutture. Come abbiamo visto prima c'è il team di misurazione, ma ci sono anche altri team come quelli che si occupano dei materiali, della logistica o, come in questo caso, di tutte le strutture civili. Guido il mio team e supporto il manager sugli obiettivi. Manteniamo qualità e volumi del lavoro.
Mairi offre soluzioni e servizi EPC. EPC sta per Ingegneria, Approvvigionamento e Costruzione. Faccio parte dell'ingegneria, che ha vari reparti: civile, piping, strumentazione, sicurezza e ambiente. Tu sei nel civile Sì, nel team civile. e sei arrivata qui 10 anni fa, giusto? Esatto. Prima di arrivare, cosa facevi? Ho studiato ingegneria civile all'Università di Mumbai. Prima lavoravo nel settore del cemento. Ho 10 anni di esperienza lì e 20 in totale. Quanti progetti hai fatto? Circa 10. Uno all'anno. Più o meno, sì. E ora sei sul progetto più grande al mondo, non solo per Mairi. Sì, Haile Ghasha è un progetto colossale. Vale circa 8,7 miliardi di dollari. È il progetto più ambizioso nella storia di Mairi. Le opere civili coprono 400.000 a 500.000 metri cubi. Come costruire il Burj Khalifa. E i cavi elettrici strumentali coprono 25.000 chilometri. È come costruire una muraglia cinese da Milano a New York 4 volte. Un progetto gigantesco. Raccontami il tuo ruolo in questo progetto. Sono area lead. Guido e coordino il mio team. A inizio mese mi confronto col manager e distribuisco i compiti. Devo anche monitorare i volumi. Quante persone lavorano a questo progetto? Ora ci sono 3.000 dipendenti Mairi coinvolti. Nel picco massimo saranno circa 30.000 i lavoratori esterni. Anche la contabilità è coinvolta, con stime di costo, fatturazione, budget. Tutto è integrato. Tutti collaborano, lavoriamo insieme. Cosa ti piace di più del tuo lavoro? La sede. Devo ringraziare l'HR. Hanno fatto una scelta bellissima con l'ufficio di Airoli. Ah, ti piace proprio? Senz'altro. Ha l'atmosfera di un ufficio moderno e professionale e il tragitto si è accorciato. Scoprire il mondo di Maire è stato pazzesco. Innanzitutto ho scoperto una professione nuova. Non sapevo che Maire impiegasse così tanti ingegneri e che fosse un'eccellenza italiana così incredibile, sia in Italia che all'estero. In tutto ciò io ho anche parlato con il fondatore, Fabrizio Di Amato, che ha una storia incredibile e vi darà ancora più contesto per capire Maire. È stato fichissimo vedere sia la torre in Italia che le sedi in India. Ringrazio Maire per questa esperienza e ci vediamo con il prossimo video.